Pensi di conoscere il Vietnam? Zuppa pho, milioni di scooter e lanterne di seta. Dimentica. È la copertina. Una cartolina patinata per turisti. Il vero Vietnam è tutt'altra cosa. Qui, in montagna, una donna può semplicemente indicare un uomo e sceglierlo come marito. E lui è tenuto a raccogliere le sue cose e a trasferirsi a casa sua. Chi quasi metà del paese porta lo stesso cognome. E non è una coincidenza, ma una cicatrice della storia che si vede ancora oggi. Qui i turisti cadono in ginocchio dalla paura. Un ponte di vetro sospeso sopra un abisso senza fondo ti fa venire il cuore in gola. Al mattino, mantra sereni che si dissolvono nella nebbia di montagna. La sera, birra gelata per 20 centesimi da un bicchiere di plastica su uno sgabellino in mezzo al caos. Questo paese non rientra negli schemi consueti. Si nasconde dietro un sorriso. Questo non è il Vietnam per turisti. Per prima cosa, iscriviti, sul serio. Non per cortesia, ma per non perderti in questo viaggio. Perché da qui in avanti sarà senza tabù e senza filtri patinati. E forse, in questo Vietnam vero e per te estraneo, all'improvviso scoprirai qualcosa di molto importante su te stesso. Pronto? Allora cominciamo. Guarda attentamente e non battere ciglio. Legge della madre. Dove è la donna a scegliere il marito? Il Vietnam è un paese situato nel sud-est asiatico, bagnato a est dal Mar Cinese meridionale e confinante a nord con la Cina, a nord-ovest con il Laos e a sud-ovest con la Cambogia, con una popolazione di circa 90 milioni di persone. Eppure, dietro ai numeri e alla geografia, si nasconde una sorprendente varietà di culture e tradizioni. Siamo abituati a pensare che l'Asia sia un mondo patriarcale, un mondo in cui la parola dell'uomo è legge. Ma basta allontanarsi dalle grandi città, salire sull'altopiano centrale, nelle province di Dak Lak e Gia Lai, e tutto il tuo mondo si capovolge. Benvenuti nelle terre del popolo Ede. È una delle 54 minoranze etniche ufficialmente riconosciute del Vietnam e vivono secondo le proprie regole, o meglio, secondo le leggi della madre. Immaginate una società in cui non il figlio, ma la figlia è l'erede, dove non è l'uomo a costruire la casa, ma è la donna a possederla, dove tutte le proprietà, la terra e persino i figli appartengono alla linea femminile. Questo si chiama sistema matrilineare e presso gli Ede esso è portato all'estremo. La famiglia è guidata dalla donna più anziana del clan e l'uomo è considerato un ospite nella casa di sua moglie. Ma la parte più interessante comincia quando si parla di matrimonio. Chi non è il ragazzo a chiedere timidamente la mano della ragazza? Chi è la ragazza, scelto il suo futuro sposo, ad annunciarlo alla propria famiglia? E allora sua madre e le zie vanno a casa dell'eletto con doni per fare la proposta alla sua famiglia. Se lui accetta, raccoglie il suo piccolo fagotto di cose e si trasferisce a casa di lei. Vivrà nella sua famiglia, lavorerà sulla sua terra e onorerà i suoi antenati. Quindi, se pensavate di sapere tutto sulle tradizioni matrimoniali dell'Asia, gli usi di questa tribù vietnamita vi faranno dubitare. Ma non è tutto. Esiste la pratica del matrimonio notturno, visiting marriage. L'uomo raggiunge la sua compagna solo con il calare della notte e all'alba ritorna nella casa di sua madre. Questo può continuare per mesi, finché la donna non decide di ufficializzare l'unione e permettergli di restare per sempre. Oppure può semplicemente smettere di accoglierlo, senza spiegazioni. È un suo diritto. Quindi, se cercate tradizioni insolite del Vietnam, tribù vietnamite o ragazze asiatiche che ribaltano i ruoli consueti, siete nel posto giusto. Il mistero del cognome Nguyen. Come 40 milioni di persone sono diventate omonime. Nguyen Van A, Nguyen TB, Nguyen Phu Trong.
Aprite qualsiasi elenco di vietnamiti famosi. Entrate in una caffetteria a Ho Chi Minh. Ovunque sentirete questo cognome, Nguyen. Non è soltanto il cognome più diffuso in Vietnam, appartiene a quasi il 40% della popolazione. 40%. Circa 40 milioni di persone. Come può essere possibile? La risposta si trova nella storia sanguinosa e turbolenta del Vietnam. La storia dei cambiamenti di potere qui è spesso una storia di epurazioni totali. Quando una nuova dinastia saliva al trono, cercava di eliminare non solo tutta la nobiltà precedente, ma anche la sua memoria. Nel 1232 la dinastia Tran prese il potere alla dinastia Li. E cosa fecero? Ordinarono a tutti coloro che portavano il cognome Li di cambiarlo in Nguyen, solo per cancellare i predecessori dalla storia. Più tardi, quando l'usurpatore Ho Qui Ly prese il potere, molti discendenti del clan Tran, per sfuggire alle repressioni, adottarono anch'essi il cognome Nguyen per confondersi nella folla. L'apice arrivò nel XIX secolo, quando salì al potere l'ultima dinastia imperiale del Vietnam. Indovinate il suo nome? Naturalmente, la dinastia Nguyen. Governavano il paese da più di un secolo e in quel periodo portare il cognome Nguyen non era solo sicuro, ma prestigioso. I popolani lo adottavano in massa per mostrare la propria lealtà o per ottenere qualche privilegio. Così il cognome Nguyen non è soltanto un nome, è un marcatore storico, simbolo di sopravvivenza, lealtà e desiderio di passare inosservati. Oggi, per distinguersi, i vietnamiti danno enorme importanza al secondo nome e a quello di nascita. Ma quando senti Nguyen, senti l'eco dei secoli, l'eco delle lotte per il potere e per la semplice vita umana. È uno dei grandi misteri della storia del Vietnam, nascosto in bella vista. Un passo nell'abisso, il ponte di vetro Bac Long. Abbiamo parlato di tradizioni e di storia. Ora del contrasto, del Vietnam moderno, che ha imparato a solleticare i nervi dei turisti come nessun altro. Questo è il ponte di vetro Bac Long, che in traduzione significa drago bianco. Si trova nella provincia di Son La, nel distretto di Moc Chau, ed è entrato nel Guinness dei primati come il ponte di vetro più lungo del mondo. 632 metri di adrenalina. Immaginate. Fate un passo e sotto i vostri piedi il nulla. Solo 150 metri di vuoto e le cime degli alberi lontane in basso. Il cervello si rifiuta di credere che sia sicuro. L'istinto di sopravvivenza urla: indietro. Ogni passo è una lotta con se stessi. Gli ingegneri assicurano che il vetro super resistente francese può reggere il peso di 450 persone contemporaneamente. Ma quando ti trovi qui, a metà strada, e una leggera brezza comincia a far oscillare la struttura, i numeri smettono di avere importanza. Conta solo la tua paura e il tuo coraggio. Questo è più di un semplice turismo estremo in Vietnam. È una metafora. La metafora di un Vietnam moderno che avanza con coraggio verso il futuro, costruendo qualcosa di incredibile nel cuore della sua natura antica e incontaminata. E questo contrasto tra la fragilità dell'uomo e la potenza della natura, tra le montagne millenarie e le tecnologie ultramoderne, è uno dei grandi enigmi di questo paese. Anima e birra, mantra contro Bia Oi. Il Vietnam si sveglia lentamente. Con i primi raggi del sole l'aria non si riempie del rumore dei motori, ma di una vibrazione. La vibrazione dei mantra che risuonano da centinaia di templi e pagode. Questo è il cuore spirituale del paese. Qui il tempo scorre diversamente. La gente viene per trovare pace, purificare la mente, parlare con l'eternità. È un mondo di contemplazione, un mondo in cui ciò che conta è l'armonia interiore. Sembra che questo silenzio, questa sacralità, siano il vero volto del Vietnam. Ma poi arriva la sera.
E lo stesso Vietnam si trasforma fino a diventare irriconoscibile. Nelle strade esplode un'altra anima, rumorosa, caotica, incredibilmente viva. È la cultura della Bia Hoi, la birra fresca alla spina. Questa birra viene prodotta al mattino e la sera deve già essere venduta. È leggera, economica, costa 20, forse 30 centesimi al bicchiere. Ma non è la birra a contare, è il rituale. I vietnamiti dopo il lavoro si ritrovano qui, banchieri e operai, studenti e anziani, per lavare via la stanchezza della giornata, condividere notizie, semplicemente stare insieme. È la loro meditazione collettiva. Ed ecco il grande paradosso e il grande fascino del Vietnam. Il mantra del mattino nel tempio e il tintinnio serale dei boccali di birra sul marciapiede non sono due mondi diversi. Sono due lati della stessa anima. Un'anima che sa trovare armonia nella contemplazione e gioia nel caos. E per capire questo paese bisogna accettare entrambe le sue facce, sentire il silenzio del tempio e l'energia della strada. La città sottoterra, dove il sole non splende. Pensate che la più grande paura sul ponte Bac Long sia l'altezza? Vi sbagliate. Ci sono luoghi in cui la più grande paura è l'impossibilità di respirare, l'impossibilità di raddrizzarsi, l'impossibilità di vedere il sole. A un'ora di strada dalle luci scintillanti di Ho Chi Minh, la terra custodisce una cicatrice che non si è ancora rimarginata. Sono i tunnel di Cu Chi. In superficie, terra pacifica, alberi, canto di uccelli. Ma sotto i vostri piedi, 250 chilometri di abisso. Non sono semplici tunnel. È una vera città scavata con unghie e vanghe da geniere durante la guerra. Una città in cui le persone nascevano, vivevano e morivano senza vedere il cielo. Immaginate un cunicolo largo quanto le vostre spalle, buio, aria viziata, odore di terra umida e di paura. Qui c'erano ospedali, dove le operazioni venivano fatte alla luce di lampade a cherosene. Cucine, il cui fumo veniva convogliato attraverso condotti speciali a centinaia di metri di distanza per non farsi scoprire. Officine per la fabbricazione di equipaggiamenti e ingegnosi congegni, duri, terrificanti, creati per mettere fuori gioco il nemico e minarne la fiducia. Oggi ai turisti vengono mostrati tratti ampliati e sicuri, ma anche lì, piegato in due, dopo 10 metri cominci a soffocare nel panico. Claustrofobia è una parola debole. È la sensazione fisica di come le mura della storia si stringano attorno a te. I tunnel di Cu Chi non sono un'attrazione. Sono un monumento alla volontà umana di sopravvivere, portata all'estremo impensabile. E il vero shock non sta nelle trappole di bambù. Sta nella consapevolezza di ciò che l'uomo è capace di fare quando gli hanno tolto tutto, tranne la terra sotto i suoi piedi. È il museo più cupo e più autentico del Vietnam. E non si trova in un edificio, ma nelle profondità della terra. Allora, cos'è il Vietnam? È un paese dove una donna può essere a capo del clan, dove il cognome non è solo un'eredità, ma una testimonianza della sopravvivenza degli antenati, dove puoi guardare negli occhi la tua paura a 150 metri di altezza e poi festeggiare il tuo coraggio con un boccale di birra a pochi centesimi. Vi ricordate da dove abbiamo iniziato? Ecco il Vietnam che si nasconde dietro un sorriso. Un paese di contrasti incredibili, dove le antiche tradizioni convivono con l'estremo per i turisti e la profonda spiritualità si armonizza perfettamente con il caos delle strade. All'inizio ho promesso che in questo viaggio potreste scoprire qualcosa su voi stessi. Quindi chiedetevi: cosa pensate di un mondo in cui è la donna a scegliere e l'uomo a seguire? Non mette forse in discussione le vostre stesse idee sulla famiglia? Cosa è più importante per voi?
conservare il nome degli antenati o sopravvivere cambiandolo. E riuscite a trovare armonia non solo nel silenzio, ma anche nel rumore della vita. Il Vietnam non dà risposte, pone domande. E il viaggio più interessante inizia quando cominci a rispondervi. Grazie per aver percorso questo cammino con me. Questo è stato solo uno sguardo dietro le quinte. E quanti altri ce ne sono? Iscrivetevi a Pianeta Senza Confini per non perdere il prossimo tuffo nella realtà. Viaggiate consapevolmente e cercate non solo nuovi luoghi, ma anche un nuovo voi stessi.